Buongiorno a tutti da questa grigia, nebbiosa giornata autunnale. Oggi è 4 novembre e vi porterò con me in questa giornata mostrandovi quello che faccio durante un giorno. Allora, non vi ho mostrato la colazione, ma di solito bevo un caffè con la mia, ovviamente, caffettiera Bialetti, anche chiamata moka. Adesso è l'ora di preparare un buon tè. Qui vedo che l'acqua sta bollendo, quindi lo possiamo spegnere. E oggi preparerò un tè al mango e melograno. Onestamente non mi piace tantissimo, è molto forte e non è un tè ma è un infuso. Significa che non c'è davvero il tè dentro, ma è soltanto un infuso di erbe e di frutti. Quindi prepariamo questo tè, preparerò tutta la teiera e poi la porterò con me nell'altra stanza per fare lezione e utilizzerò questa tazza con i limoni molto bella che ho comprato appunto a Limone sul Garda, un posto sul lago di Garda. E qui c'è il motto di molte persone che so che condivideranno con me: non puoi comprare la felicità, ma puoi comprare il caffè, ed è abbastanza vicino, è più o meno la stessa cosa. Lascio la bustina solo pochissimo perché davvero non mi piace tanto questo gusto, e quindi faccio così, la tolgo e poi la utilizzerò di nuovo dopo perché appunto non mi piace tantissimo, ma non voglio buttare questo infuso e quindi sto cercando di utilizzarlo. Questo lo buttiamo nella carta. Allora, questa è la mia postazione e tra poco, precisamente tra 30 minuti, inizierò le lezioni della giornata. Intanto qui è pronta la mia teiera e la mia tazza. Qui abbiamo le cuffie con il microfono e un libro, Nuovo Espresso livello B1, che mi servirà per le lezioni di oggi, un quaderno dove scrivo delle cose e la mia agenda dove cerco di scrivere anche cose varie. E molto importante in questo periodo la crema mani. Ok. Allora, eccoci di nuovo qui, sono le 13:09, non ho molto tempo, ma non rinuncio al mio allenamento quotidiano. Io mi alleno sempre con i video di Pamela Reif, una youtuber, influencer sportiva che, come vedete, ha 5 milioni di iscritti qui su YouTube. Comunque è abbastanza famosa, è tedesca, quindi in Germania penso che sia super conosciuta, ma anche qui in Italia, e vi consiglio i suoi video perché sono appunto molto brevi, 10 minuti o 20 minuti, 15 minuti, ma molto efficaci perché per chi non ha tanto tempo come me, per chi lavora da casa e non vuole andare in palestra in questo periodo,
il compromesso perfetto per fare un po' di sport, un po' di movimento, che è importantissimo, soprattutto per me che anche prima del lockdown lavoravo da casa. Ok, adesso dopo la zuppa di lenticchie mangerò un mandarino e preparerò un caffè e dopo inizierò le altre lezioni del pomeriggio. Eccomi qui ritornata al mio computer per iniziare a lavorare e in particolare sto preparando una mia studentessa per il CILS, cioè la certificazione di italiano come lingua straniera, e lei sta preparando il livello 3, quindi il C1, e insieme ci esercitiamo sulla produzione orale, quindi sulla conversazione. E io sono una esaminatrice ufficiale dell'Università di Siena e ora preparerò la mia studentessa esercitandoci sulle prove orale, prova numero 1 e prova numero 2. La prova numero 1 è una conversazione di 3-4 minuti con l'esaminatore, quindi è un dialogo. Invece la prova numero 2 è un monologo, quindi parla solo lo studente, il candidato. Adesso vi saluto perché lei mi sta aspettando e poi magari vi faccio vedere meglio quello che ho fatto con lei e anche con gli altri. La giornata è ancora lunga perché sono le 3 e oggi finisco di lavorare alle 7:30, quindi alle 19:30. E poi guarderò le notizie perché appunto oggi è una giornata importante per le elezioni, ma anche per i nuovi regolamenti che ci saranno per il Covid. E sì, quindi vi tengo aggiornati. A dopo, ciao! Intanto, tornando alle elezioni americane, ancora non abbiamo un vincitore e quindi ancora c'è bisogno di contare i voti negli stati chiave, key states, oppure swing states, come li chiamano, e ancora non sappiamo quale sarà il risultato di queste elezioni assolutamente straordinarie, ma come tutti sappiamo anche l'anno 2020 è un anno straordinario, quindi è tutto coerente con la situazione. Sto vedendo un po' dal sito della CNN, ma vedo anche la televisione italiana o alcuni giornali italiani per capire che cosa sta succedendo. Ma avremo bisogno di tanti altri giorni per avere la sicurezza dei risultati. Allora ragazzi, aspettando l'inizio delle mie ultime 2 lezioni della giornata, perché sono le 5 di pomeriggio, sto leggendo sul mio computer, sul sito di Repubblica, il nuovo decreto, le nuove regole che il Presidente del Consiglio ha approvato per appunto questo purtroppo lockdown 2. Non è una serie Netflix, ma è la vita di tutti i giorni, quindi ci sarà un nuovo lockdown, ma notizia buona, non per tutta l'Italia. Allora, io sto cercando di capire
che cosa sta succedendo in Italia e onestamente non è facile, perché penso che sia necessario guardare un telegiornale o ascoltare meglio le notizie. Ora, leggendo degli articoli online, quello che ho capito è che ci sarà un coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5 di mattina, quindi in queste ore non è possibile uscire di casa, ovviamente esclusi motivi molto seri e di salute. Poi un'altra cosa che ho capito è che ci saranno 3 zone in Italia: zona rossa, zona arancione, zona gialla. Penso che i colori, quindi la classificazione rosso, arancione e giallo, ovviamente dipenda dalle limitazioni, restrizioni che ci saranno. Allora, come avete visto dai video precedenti, abbiamo preparato una torta salata con il cavolo rosso e un po' di formaggio. Ho trovato questa ricetta su Instagram stamattina e l'ho voluta provare e il risultato era buonissimo, davvero. E adesso continuo a vedere
Vis-à-Vis, questa serie spagnola su Netflix, e poi penso che andrò a dormire perché sono già le 10 di sera e domani mattina ho un'altra giornata molto molto simile a questa. E una buona notte e vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video fino alla fine e vi mando un abbraccio e un bacio.